Sapete, a volte ci sono dei giochi che restano quello che erano sin dalla loro uscita. Mi spiego meglio. Stiamo parlando chiaramente di giochi che non sono invecchiati affatto. Tra questi si potrebbe appunto parlare di trama, di personaggi, di gameplay, di stile di gioco, di controlli che nonostante i decenni che intercorrono dall'uscita ad oggi restano attualissimi. Una cosa del genere è motivo di vanto ed è proprio per questo che oggi canterò un'ode ad un videogioco in particolare, ovvero Rayman 2 The Great Escape. Rayman 2 The Great Escape è uno di quei giochi che ha superato largamente la prova del tempo. Nonostante non abbia mai raggiunto la popolarità di titoli come Super Mario 64 o Banjo-Kazooie, ha sviluppato nel corso degli anni un seguito di culto, una fanbase intera, che continua ancora oggi, aumentando a dismisura. In questo video infatti andremo ad esplorare il perché questo videogioco qui e le sue mille versioni siano effettivamente un capolavoro senza tempo. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Questo è il primo video dei Rayman Days, una serie di video che farò sulla serie di Rayman in attesa dell'annuncio della nuova avventura. Spero davvero tanto che seguirete questi video e fatemi sapere su quale gioco di Rayman volete il prossimo. Per poter parlare di Rayman 2 servirebbero ore, di sicuro molto di più di quanto durerà questo video alla fin fine. Realizzai già un documentario sulla nascita di Rayman 2 e su come Crash Bandicoot abbia apportato alla storia di questo franchise e in particolare di questo videogioco la sua iconica zampa, quindi vi rimando direttamente a quel video. Ma facciamo comunque una piccola rinfarinatura. Rayman 2 ha origini sorprendentemente diverse rispetto alla sua release finale. Inizialmente concepito come un semplice platformer a scorrimento laterale in 2D, simile al suo predecessore, il suo sviluppo ha attraversato una serie di fasi prima di diventare il cult che conosciamo oggi. L'idea del gioco prese forma all'inizio del 1996, subito dopo l'uscita di Rayman 1, quando un piccolo team di 6 persone iniziò a lavorare su un prototipo, armato solo di un budget di 10 milioni di franchi ed una visione ambiziosa. Inizialmente Rayman 2 era destinato a vedere la luce su varie piattaforme, tra cui PlayStation, Sega Saturn e Microsoft Windows, con un rilascio per il quarto trimestre dello stesso anno. Tuttavia, il prototipo del gioco ha mostrato fin da subito una direzione diversa rispetto al primo gioco, con un uso parziale di mappe in 3D pre-renderizzate. Questo approccio differiva notevolmente dalla presentazione disegnata a mano del primo Rayman, suggerendo una visione più ambiziosa e audace per il nuovo capitolo della serie. Solo con l'arrivo di giochi in 3D come Mario 64 e soprattutto Crash Bandicoot, gli sviluppatori cancellarono tutto, fecero tabula rasa, pensando di realizzare un seguito in 3 dimensioni. Il design artistico di Rayman 2 è stato fortemente influenzato dalle opere di Hayao Miyazaki e Tex Avery, due maestri del loro campo. Questa ispirazione ha conferito al mondo di gioco una sensazione di mitologia e di mistero, arricchendo ulteriormente l'esperienza per i giocatori immersi nell'avventura di Rayman. Proprio grazie a queste ispirazioni, infatti, abbiamo potuto avere una lore molto più accentuata, basata sulla mitologia celtica e giapponese, che non aveva niente di meno rispetto a nessun altro concorrente sul mercato. La trama di Rayman 2 infatti offre una narrazione coinvolgente e oscura, che si distingue dal suo predecessore. La rottura del cuore del mondo e l'oppressione degli abitanti da parte dei pirati robot creano un'atmosfera di tensione e di urgenza. Ancor di più è molto interessante la dicotomia tra Rayman e Razorbeard. Rayman è un personaggio da sogno, è un essere praticamente formato da pura fantasia, mentre Razorbeard no. Se Mr. Dark, il cattivo del primo Rayman, era a tutti gli effetti un incubo, quindi il contrario di Rayman, Razorbeard è in realtà l'antitesi di Rayman, un robot mosso dalla tecnologia, seppur steampunk, la concretizzazione dell'atto pratico e non della fantasia e della meraviglia. Questo tipo di sottotesti aggiungeva infatti un valore intrinseco non soltanto alla storia, ma anche al folto cast di personaggi, che in questo gioco, per essere del 1999, erano più vivi che mai. Nonostante il cambio di tonalità verso un'atmosfera più cupa, Rayman 2 mantiene un'estetica visiva suggestiva. Lo stile artistico, che ricorda profondamente quello delle fiabe, si sposa perfettamente con il tema oscuro del gioco.
I modelli dei personaggi ed i paesaggi stessi hanno mantenuto una buona qualità nel corso degli anni, nonostante chiaramente alcune texture possano sembrare datate, nulla che comunque non si possa risolvere con delle ottime mod. Tuttavia è la colonna sonora che brilla davvero, una pratica che ad oggi magari può essere sottovalutata, ma che all'epoca faceva gran parte dell'esperienza di gioco. Vogliamo poi parlare del gameplay? Di come si controlla Rayman? Parliamo chiaramente di uno dei punti di forza sin dal debutto del videogioco stesso. I controlli reattivi e la telecamera ben gestita rendono l'esplorazione del mondo di Rayman un'esperienza fluida e appagante. Sebbene alcuni elementi come i boss, ovvero i famosi guardiani delle maschere, possano sembrare molto semplici, la varietà dei livelli e gli ingegnosi puzzle per un platform per famiglie mantenevano comunque alto l'interesse del giocatore in modo costante. Non c'era mai effettivamente un momento in cui il giocatore si annoiava. Se ci dovesse essere infatti un singolo pelo, secondo me, sarebbe proprio nel combat system, che risulta un tantino altalenante. Ma tolto quello, la solidità complessiva della meccanica di gioco lo rende un'esperienza platforming gratificante. Perché siamo onesti, questo qui non dovrebbe chiamarsi Rayman 2, ma Super Rayman World. Qua dentro c'è un mondo intero e non importa che sia Rayman 2, Rayman Revolution, Rayman 2 per PS1, un ottimo remake, attenzione, il messaggio di fondo è sempre quello. Rayman 2 è un capolavoro. Davvero, Rayman 2 rimane uno dei migliori giochi di tutti i tempi ed un capolavoro dei platform in 3D. Ci sono dei difetti, ma questi difetti non vanno a minare l'esperienza del gioco e non vanno a minarne la qualità. Anzi, a volte questi stessi difetti vanno a accrescere le cose positive di questo titolo. Un grande gioco, un grande mondo, personaggi vivi che vengono mantenuti ancora oggi. L'importanza di Rayman 2 non soltanto nel panorama attuale dei videogiochi, ma anche nella stessa serie di Rayman è innegabile. Personaggi come Globox, Murphy, E-Teensys sono personaggi che perdurano nel cast ancora oggi. E quando vai a chiedere a qualsiasi persona qual è il suo gioco preferito di Rayman, in molti ti risponderanno Rayman 2. Personalmente il mio è Rayman 3, ma più per una questione affettiva che altro. Ma sul comparto ludico è innegabile. Stiamo parlando di un capolavoro. Rayman 2 è un intero universo all'interno di un CD, o di una cassetta se si parla del Nintendo 64, con una trama avvincente, una presentazione affascinante e un gameplay che non è mai invecchiato per davvero. Rayman 2 è senza ombra di dubbio un cult, che va giocato oggi, domani e molto probabilmente negli anni a venire. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Rayman 2. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie e una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Rayman 2, The Great Escape!